Benvenuti in Mitos, storie di vigne. Io sono Diego. Per raccontare davvero il Mediterraneo del vino bisogna guardare lontano, verso il Caucaso. È qui in Georgia che la storia del vino affonda le sue radici, un punto d'origine senza il quale non potremmo comprendere il viaggio che ci condurrà verso il Mare Nostrum. In alcuni villaggi del Caucaso meridionale, come Shulaveri e Gadakri Gora, sono stati ritrovati frammenti di anfora risalenti a oltre 8.000 anni fa. All'interno tracce di vinificazione e la prima inconfondibile testimonianza dell'uomo che produce vino. Quelle anfore chiamate kvevri venivano interrate per sfruttare la temperatura costante del suolo e permettere una fermentazione naturale dell'uva, un metodo antichissimo che in Georgia non si è mai spezzato. Qui il vino non nasce per essere esportato, né imbottigliato o classificato. Nasce per accompagnare la vita quotidiana, la spiritualità, il rapporto con la terra. Ancora oggi nelle famiglie contadine il vino viene prodotto nello stesso modo. L'uva peggiata a mano, la fermentazione nei kvevri, la pazienza come unica regola. Nessun altro luogo al mondo ha mantenuto un legame così profondo con il vino e la cultura domestica. In Georgia il vino non è solo tradizione, ma identità. Molto prima che il cristianesimo giungesse in Georgia e ancor prima che il mondo greco costruisse i suoi templi, la parte occidentale di questa terra era conosciuta come Colchide. I testi antichi la descrivono come una regione ricca, misteriosa, fertile, attraversata da fiumi auriferi, abitata da un popolo che viveva in armonia con la natura. Fu qui che secondo il mito Giasone e gli Argonauti arrivarono per conquistare il vello d'oro, simbolo di potere e purezza. Qui che incontrarono Medea, figlia del re Eta, sacerdotessa guaritrice, donna legata alla terra e ai suoi segreti. Secondo alcune interpretazioni moderne, il mito del vello d'oro non sarebbe altro che un riflesso di antiche tecniche locali. Ma c'è anche un'altra ipotesi, più affascinante, che in quel viaggio nel misterioso regno della Colchide gli Argonauti siano entrati per la prima volta in contatto con un vino diverso da tutti gli altri. Un vino custodito in grandi vasi d'argilla interrati, i kvevri. Un vino lasciato a fermentare lentamente con le bucce e i raspi, senza travasi, senza anfore da trasporto. Era un vino che non viaggiava, un vino fatto per restare, per accompagnare i riti della vita. Il viaggio di Giasone non fu solo alla ricerca dell'oro, fu anche un viaggio nel tempo, verso le origini del vino stesso, verso una cultura agricola antica, profonda, vicino alla terra. Nel IV secolo la Georgia fu tra i primi paesi al mondo a scegliere il cristianesimo come religione di Stato. La nuova fede arrivò attraverso una donna, Sant'Anino, proveniente dalla Cappadocia. Secondo la tradizione portava con sé una croce intrecciata, con 2 tralci di vite, piegata e legata con i suoi stessi capelli, un segno umile ma potente, che divenne il simbolo della cristianità georgiana. La scelta della vite non fu casuale. Da secoli, molto prima del cristianesimo, in Georgia la vite era simbolo di vita, di terra, di continuità. Sant'Anino seppe parlare al cuore della gente usando ciò che per loro era sacro già da prima, la vite e il vino. Così il vino che da millenni accompagnava i riti pagani entrò anche nella liturgia cristiana, non più solo bevanda per la comunità, ma sangue di Cristo. Nei monasteri che sorsero sulle colline e tra le montagne, i monaci iniziarono a coltivare vigneti, a produrre vino e a custodirlo nelle kvevri. Il vino diventò parte integrante della fede e della vita quotidiana, ovvero alimento, eucaristia, ospitalità, ma anche sopravvivenza. Insieme al vino i monaci custodivano saperi e tradizioni, testi sacri, canti liturgici, manoscritti. Il vino non era solo sostanza materiale, ma ponte tra terra e cielo, tra la vita contadina e il mistero spirituale. Dopo la cristianizzazione la Georgia attraversò secoli difficili, segnati da invasioni continue, persiani, bizantini, arabi, mongoli, ottomani. Ogni dominazione lasciava distruzione e dolore, ma non riusciva a cancellare l'anima del popolo georgiano. Il vino infatti sopravviveva nei villaggi nascosti, nei monasteri isolati tra le montagne, nelle case contadine. La tradizione della vinificazione continuava,
Si interravano i kvebri, si pigiava l'uva con le mani, si tramandavano oralmente i gesti e i segreti. Produrre vino divenne molto più di un'attività agricola. Fu un atto di resistenza silenziosa, un modo per difendere la propria identità culturale sotto il dominio straniero. Le anfore interrate non erano oggetti decorativi, erano strumenti funzionali radicati nella terra. Custodivano il vino al buio, nel silenzio, ma custodivano anche l'essenza di un popolo. In quei secoli di occupazioni e lotte, il vino rimase un filo che teneva unita la Georgia, un'eredità culturale che nessun invasore poteva spezzare. Se c'è un luogo dove si comprende cosa rappresenti davvero il vino in Georgia, quel luogo è la tavola del Supra. Non è una cena, non è un banchetto qualsiasi, è un rito. Al centro siede il Tamada, il maestro dei brindisi, colui che dà ritmo alla serata. Ogni brindisi non è un gesto formale, ma un discorso, alla pace, alla madre, agli antenati, agli ospiti e a chi non c'è più. Il Supra trasforma il vino in linguaggio collettivo. Bere insieme diventa un atto di memoria e di identità. Ma questo rito non esisterebbe senza il vino che lo accompagna. E quel vino nasce nel buio della terra. I kvebri, sepolti sotto il sole, custodiscono da secoli la vinificazione georgiana. Dentro di essi l'uva fermenta con bucce, vinaccioli e talvolta i raspi, senza additivi e senza controllo artificiale della temperatura. È la terra stessa che guida il processo. Ed è qui che la Georgia rivela la sua unicità. A differenza di quasi tutto il resto del mondo, sono i bianchi a macerare più a lungo dei rossi. Il risultato è sorprendente: vini ambrati, intensi, con tannini presenti e aromi di scorza d'arancio, ma ancora resina, spezie e terra. Vini che non cercano limpidezza, ma verità. Serviti a 13-15 gradi, raccontano una storia che attraversa millenni. Ogni sorso non è mai solo gusto, è contatto con la natura, con la comunità e con la memoria collettiva che il Supra custodisce. Supra e kvebri insieme formano il nucleo della cultura vinicola georgiana. Il primo dà voce al vino, il secondo gli dà radici. Ed è da questo intreccio che la Georgia costruisce la sua identità. Ieri come oggi. Vi aspetto quindi nel secondo episodio di Mythos, dove continueremo a parlare della Georgia. Attraverseremo il periodo della dominazione russa, scopriremo la nascita post-sovietica e arriveremo fino al presente. Ciao!